Buonasera, il mio nome è Rosario Francesco Grasso, sono un radiologo interventista responsabile della radiologia interventistica del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Mi occupo di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare prevalentemente in campo oncologico e il tema di oggi sarà proprio il ruolo del radiologo interventista nella gestione delle lesioni secondarie da tumori del colon retto. Il ruolo del radiologo interventista oggi è un ruolo ben affermato che parte in una fase preliminare con la biopsia delle lesioni focali sospette a livello epatico, a livello polmonare, nei pazienti con un'anamnesi di tumori del colon retto, ma il ruolo dominante avviene nella gestione delle lesioni secondarie epatiche con tecniche ablative locoregionali. In particolare abbiamo la radiofrequenza o la termoablazione che prevede l'infissione di aghi sotto guida ecografica o sotto guida TAC nel contesto di lesioni focali epatiche che siano già state diagnosticate da un punto di vista anatomopatologico e deponenti quindi per lesioni secondarie. In questo caso l'ago viene infisso sotto guida ecografica o sotto guida TAC precisamente all'interno del nodulo. In questa maniera viene applicata una fonte di energia che può essere variabile a seconda del tipo di ago in uso. Possiamo riconoscere degli aghi con degli uncini variabili, con degli aghi monopolari con ago singolo. A questo punto, una volta applicata l'energia, verrà liberata una fonte di calore che determinerà una necrosi del tessuto in esame. Ovviamente l'entità dell'area necrotica dipenderà dal tempo di applicazione dell'energia stessa. In campo oncologico i risultati sono particolarmente buoni per lesioni di diametro inferiore a 2,5 cm, ovviamente con l'aumentare delle dimensioni della lesione diminuisce la percentuale di successo. È buona norma quindi far precedere alla termoablazione di lesioni di maggior entità una embolizzazione preoperatoria. Oggi sono in commercio differenti tipi di particelle embolizzanti con un diametro minimo di 40 micron. In questo caso noi preliminarmente effettueremo uno studio angiografico del fegato del paziente e quindi partiremo con la embolizzazione. Questa dovrà avvenire in mani esperte in centri qualificati perché utilizzando le particelle di 40 o anche 100 micron dovremo essere attenti a effettuare una embolizzazione super selettiva ed il controllo dell'embolizzazione potrà avvenire mediante l'utilizzo di un'ecografia intraoperatoria utilizzando un mezzo di contrasto naturale ottenuto miscelando il sangue del paziente con l'anidride carbonica oppure nei centri attrezzati con un controllo TAC durante l'angiografia stessa. Ma non sempre possiamo effettuare una terapia ablativa locale perché nella maggior parte dei casi si può trattare anche di lesioni multifocali. E allora in questi casi potremo associare alla embolizzazione un trattamento chemioterapico intraarterioso locoregionale e si parlerà in questo caso di trattamento embolizzante con particelle precaricate. In particolare queste particelle saranno precaricate con un farmaco, nella fattispecie l'irinotecan, e quindi le particelle stesse verranno rilasciate all'interno del territorio in oggetto sede della malattia. Sarà buona norma anche in questi casi controllare con l'ecografia intraoperatoria con il mezzo di contrasto l'effettivo target, l'effettivo territorio raggiunto dal chemioterapico al fine di non ottenere la embolizzazione di territori del fegato sano non affetti da malattia. In questa maniera noi potremo associare l'embolizzazione alla chemioterapia locoregionale, dal momento che il farmaco sarà estratto prevalentemente a livello epatico, evitando così quelli che sono gli effetti sistemici di una chemioterapia. Nei centri più attrezzati potremo inoltre provvedere con la radioembolizzazione. In questo caso vengono somministrate sempre per via intraarteriosa a livello del letto arterioso epatico delle particelle di calibro di 15-30 micron precaricate con l'Ittrio 90 che è una molecola beta emittente, in particolare emetterà delle radiazioni localizzate in un'area di calibro inferiore a 10 mm nel contesto del fegato malato. In questa maniera potremo ottenere l'irraggiamento del tessuto tumorale presente nel fegato con percentuali di risposta molto buone in pazienti altrimenti non rispondenti ad altre terapie. È anche vero che nel follow-up di questi pazienti, quindi nella storia di questi pazienti,
può anche comparire una lesione polmonare ed in questo caso il radiologo interventista è chiamato in prima istanza ad effettuare prima di tutto una biopsia della lesione stessa, come nel caso del fegato, e quindi eventualmente di provvedere mediante un trattamento locoregionale. Nel nostro istituto in particolare ci avvaliamo di un sistema computerizzato, robotizzato per l'approccio sotto guida TAC delle lesioni polmonari, in maniera tale da ottenere sempre il raggiungimento anche di lesioni millimetriche e successivamente, una volta confermato la natura maligna della lesione e qualora l'intervento chirurgico, che rimane il gold standard di riferimento, fosse controindicato, potremmo provvedere a un trattamento locoregionale mediante una radiotermoablazione. È buona norma, sempre e comunque, fare un'adeguata scelta, operare un'adeguata scelta del paziente da trattare mediante un trattamento multidisciplinare che preveda la collaborazione con il chirurgo, il radioterapista, l'oncologo ed il medico nucleare, come avviene comunemente e rutinariamente nel nostro istituto. E al tempo stesso effettuare sempre un controllo PET preliminare al trattamento, perché sappiamo che la PET può modificare la strategia terapeutica di trattamento nel 20-25% dei casi e ci dobbiamo sempre quindi tenere ben in mente la figura centrale del paziente al fine di evitare trattamenti altrimenti potenzialmente pericolosi e dannosi. Grazie.